Buongiorno, in questa seconda lezione ci occuperemo di descrivere le vere protagoniste della fisica, ovvero le grandezze fisiche. Cominciamo a pensare che cos'è una grandezza fisica, ma sicuramente possiamo definirla come la caratteristica di un oggetto oppure di un fenomeno fisico che si può misurare. Questa è la parola chiave, deve potersi misurare. Se non si può misurare non è una grandezza fisica. Ne abbiamo di esempi, diciamo che le più famose sono certamente la distanza, che si misura come tutti sappiamo in metri, la massa, che come tutti sappiamo si misura in chilogrammi, e il tempo, che come sappiamo si misura in secondi, poi con i multipli, ore, minuti, quello che vogliamo noi. Questi sono soltanto degli esempi di grandezze fisiche, ce ne sono moltissime naturalmente, ma noi cominciamo da queste qua. Una grandezza fisica quindi ha una misura che va confrontata con alcuni piccoli pezzettini della stessa misura. Questi pezzettini si chiamano unità di misura. Tipicamente una palestra è lunga 70 metri, vuol dire che ci stanno 70 barre lunghe 1 metro dentro la palestra. Una domanda è: ma quante volte l'unità di misura sta nella grandezza? Ecco, quante volte è proprio la misura di quella grandezza. Se un secchio d'acqua da 1 litro sta 100 volte in una piscina, vuol dire che la piscina è uguale a un volume uguale a 100 litri, perché è proprio il numero di volte che l'unità di misura sta all'interno della nostra grandezza fisica. Qua c'è un piccolo esempio. Quanti palmi è lungo il tavolo? Forse 3, o forse 2, ma 2 forse è un po' poco, perché avanza un pezzettino. Saranno 3? Saranno 3 più un pezzo? Saranno 2 più un pezzo? Questo lo possiamo valutare se prendiamo come unità di misura, magari non il palmo, ma una cosa un po' più sofisticata, tipo 1 centimetro da sarta o addirittura 1 metro ufficiale. Perché il palmo, la domanda è: i palmi sono tutti uguali? Se prendiamo il palmo di un bambino tra 10 anni sarà ancora lungo allo stesso modo? La mano è sempre aperta bene nello stesso modo? Ecco, questo tipo di domanda non lo possiamo considerare un fatto di minore importanza. Occorre definire bene quindi la grandezza fisica e lo facciamo attraverso una definizione operativa della grandezza fisica. Primo, come eseguo la misura, quindi qual è il procedimento che io metto in atto per misurare quella grandezza. Secondo, devo avere un campione di riferimento, quella che abbiamo chiamato l'unità di misura. Per esempio, se devo misurare una massa, sarebbe comodo avere un pesetto da 1 chilo, un pesetto da 50 grammi e cose di questo tipo. E questa unità di misura deve essere uguale per tutti. Non è che in Francia la usano un'unità di misura e in Germania ne usano un'altra. Deve essere uguale per sempre, cioè se uso un'unità di misura oggi, tra 10 anni, se uso quella unità di misura si è accorciata, arrugginita, misurerà in modo diverso, starà meno volte o più volte all'interno della nostra grandezza e deve essere comoda. Non possiamo avere un'unità di misura che per esempio non ci è comoda. Io posso misurare lo spessore di un capello in chilometri? Direi proprio di no. Quindi le caratteristiche sono essere accessibile, quindi semplice e comoda, e invariante nel tempo e nello spazio. Quindi non è che a Milano vale una roba, sotto zero nel ghiaccio ne vale un'altra, in un forno si accorcia, si allunga, si allarga, non sappiamo. Quindi deve essere non variabile. Le grandezze fisiche si dividono in 2 grandi categorie, quelle fondamentali, che fondamentalmente su fondamentali non funziona, però sono la lunghezza, il tempo e la massa, che tutti, compresi i bambini, sanno di cosa si parla, di cosa si tratta, e queste si misurano direttamente senza bisogno di fare grossi calcoli. Si mette
l'unità di misura, per esempio un cronometro, e si misura il tempo. Tra l'altro sfido chiunque a definire cos'è una lunghezza o cos'è il tempo. Provate un po' a chiedere a un vostro amico, a un vostro parente, senti, ma cos'è il tempo? Vediamo cosa vi risponde. E poi ci sono le grandezze derivate. Le grandezze derivate sono quelle grandezze che si ottengono, sono ottenute da quelle fondamentali. Per esempio il volume usa la moltiplicazione 3 volte per 3 misure diverse di lunghezza o uguali. Quindi vedete ho messo il pallino rosso per farvi capire che il volume si serve di una grandezza fondamentale. Così la velocità è definita come lunghezza diviso tempo, di nuovo una fondamentale lunghezza e una fondamentale tempo, o la densità che è definita come la massa diviso il volume, quindi la massa è di nuovo il volume, il quale volume è 3 volte la lunghezza, cioè di nuovo una grandezza fondamentale. Per definire le grandezze fondamentali, quindi abbiamo bisogno delle grandezze fondamentali stesse. Per definire le grandezze derivate, invece, abbiamo bisogno delle grandezze fondamentali. Spessissimo, i fisici, per ottenere quelle derivate, si servono delle formule matematiche. Per esempio, il volume è uguale a lunghezza elevato a 3, perché è proprio così che funzionano queste due materie. La fisica si serve del modello semplificato, cioè della matematica. Non possiamo studiare la natura senza semplificarla con un modello matematico. Quindi la matematica è fondamentale per comprendere la fisica, che vi piaccia o no. Io spero di sì.